Sveglia alle 3:30 per andare a vedere l'alba dalla cima del Monte Bromo. Speriamo ne valga la pena. Allora, qua davanti abbiamo il Monte Bromo, che è in realtà un vulcano ancora attivo e l'ultima eruzione risale al 2015. La sua altezza è di 2392 metri e si trova all'interno del Parco Nazionale Indonesiano del Bromo Tengger Semeru. Il nome del Monte Bromo deriva dalla pronuncia giapponese del dio induista Brahma, che è considerato il dio creatore di ogni cosa. Ecco Luca che surfa la steppa indonesiana. Ok. Com'è stata l'esperienza? Ci lasci un'intervista? Adrenalinica, Beh, soprattutto quando sono cascato. com'è stata l'esperienza così a caldo? Sembra di crepare.
la nostra ultima visita a Giava è alla piantagione di tè di Buenos Aires, alle pendici del vulcano Ariuno Welirang. Terima kasih. Baik, jadi teman-teman mungkin yang dari pabrik ada yang belum tahu apa. Buongiorno, siamo all'ultima tappa di questo tour nella parte sud dell'Indonesia. Oggi ci troviamo alla piantagione di tè di Buenos Aires e niente, adesso cammineremo un pochino esplorando questa bella piantagione di tè, come potete vedere, piena di tappeti di alberelli bassi, sono le piante di tè, coperti e protetti da alberi di mimosa. Da Buenos Aires ripartiamo per un viaggio in auto di ben 6 ore per raggiungere la cittadina costiera di Ketapang, dove ci imbarcheremo sul traghetto che ci porterà a Bali. Qui ci sarà un po' di vento, Ok ragazzi, sono le 7 di sera, siamo finalmente arrivati al porto di Ketapang. E ora siamo sul traghetto che ci porterà finalmente a Bali, dove inizierà la seconda fase del nostro viaggio qui in Indonesia. Il traghetto sta partendo e approfitteremo per dirvi le nostre impressioni su questa prima settimana di viaggio, che è stata molto intensa e comunque anche molto bella. Sicuramente stancante perché abbiamo fatto un sacco di ore di macchina in viaggio, praticamente abbiamo attraversato tutta l'isola di Giava godendoci il disagio delle strade, da quelle più piccole fino alle autostrade deserte perché sono pochissime a prenderle. Però abbiamo visto dei bei posti, devo dire, abbiamo fatto dei bei trekking, a volte un po' troppo turistici per quelli che sono i nostri gusti, però essendo la prima volta che venivamo in Indonesia ci stava anche di fare esperienze del genere. Ci sono cose che magari sapendole prima avrei pensato in maniera diversa, però tutto sommato posso dire che è un'esperienza positiva e sono contento di come sono andate le cose finora, soprattutto è filato tutto liscio, non ci sono stati guai e visto che siamo dall'altra parte del mondo in un paese sconosciuto dove parla una lingua sconosciuta non era così scontato. Beh, il viaggio è stato lungo, è stato anche molto divertente, essersi affidati comunque a delle persone locali del posto che ci hanno portato in giro ci ha permesso di non pensare a tanto, di rilassarci. È stato un pochino più rilassante dei normali viaggi che siamo abituati a fare, però appunto ci stava, condivido anche quello che ha detto Luca, che essendo comunque la prima volta che ci troviamo in questo paese non conoscevamo bene i posti e è stato meglio così. Purtroppo il programma che ci era stato dato in precedenza ha subito delle modifiche a causa di vari terremoti che ci sono stati, non abbiamo fatto alcuni dei trekking programmati, però questa è comunque una scusa per ritornarci in futuro. Per il resto sì, mi è piaciuto, i viaggi in auto sono stati abbastanza lunghi, però questo ci ha permesso comunque di attraversare tutta l'isola e di vedere fondamentalmente tutto quello che c'era da vedere lungo il tragitto.
membri del nostro team ci hanno preparato l'accompagnatore anche al porto di Bali. Eccolo, è lì che va a prendere l'auto, ci porterà direttamente a destinazione. Finalmente siamo arrivati, è il momento di riposare.